Siamo sull'orlo di una recessione globale senza precedenti e vi dirò di più, questa recessione è stata studiata a tavolino perché agevola determinati settori. Il mondo sta andando in malora, le industrie che parlano tanto di green non fanno altro che inquinare e nel nostro paese la situazione è disastrosa. Come di consueto, come ogni anno in Italia ieri è quasi cascato il governo, Draghi si è dimesso e Mattarella ha respinto le dimissioni. Quando il pesce è marcio dalla testa non c'è niente da fare e non parlo di Italia ma parlo di Europa. E come sempre, in ogni campo, quello politico in primis, ci riconfermiamo a livello internazionale come il paese dei balocchi, facciamo ridere il mondo intero e tra qualche mese assicuratevi di avere in casa delle coperte belle pesanti perché ci sarà da ridere. Il colpo di grazia lo hanno dato le sanzioni economiche alla Russia, che sì, hanno leso dall'interno il paese dello zar, ma hanno anche provocato seri e gravi danni all'economia italiana ed europea, come tra l'altro preannunciato da numerosi parlamentari che mettevano in guardia dalle sanzioni americane verso la Russia. Ora Putin guarda verso altri confini, India, Cina, Medio Oriente, eccetera, e l'Europa stessa si è fatta un mezzo autogol, giusto perché non voglio essere volgare. E dopo 2 anni di pandemia che hanno fatto arricchire a suon di miliardi lobby, governi, eserciti, case farmaceutiche, politici e corporation, le emozioni continuano con la paura del presunto lockdown energetico e con l'insicurezza di essere un paese marginale, impreparato, governato da dei criminali che ricevono gli stipendi più alti del mondo nel loro campo, che in 70-75 anni di presunta democrazia, in 75 anni di governo, non sono stati nemmeno in grado di rendere il paese indipendente dal punto di vista energetico in qualche modo. C'è una vera e propria guerra del gas, avete capito bene, una guerra energetica silente che sta travolgendo il mondo da febbraio 2022 e ci sono delle domande circoscritte che vorrei elaborare insieme a voi in questo video. Dovete sapere, cari amici internauti, che il secondo paese europeo più dipendente dal gas russo è proprio l'Italia. Avete capito bene, il nostro paese dei balocchi importa dalla Russia il 38% del gas che consuma e il rimanente 60% lo ottiene da Algeria, Egitto, Repubblica del Congo, Angola, Austria, Ungheria, Slovenia e Slovacchia, che, udite udite, rispettivamente ottengono anche loro il 60% del loro gas dalla Russia. Cioè, avete capito bene, un circolo vizioso russo. Gazprom è la mega multinazionale russa controllata dal governo federale di Putin, attiva nel settore energetico, minerario e in special modo nell'estrazione e nella vendita di gas naturale. Non è una multinazionale del gas, ma è la multinazionale del gas con 120 miliardi di dollari all'anno di profitti che la rendono la più grande azienda commerciante di gas naturale al mondo. Risulta essere la 40ª azienda per fatturato al mondo e la 3ª per capitalizzazione. Parliamo veramente di un colosso che detiene una sorta di monopolio mondiale nel settore del gas naturale, che controlla il 18% delle riserve di gas naturale sul pianeta Terra, estraendo da sola il 70% del gas russo. Parliamo di infrastrutture mai viste sul pianeta, ok? Gazprom non solo ha le riserve di gas, ma anche le infrastrutture per fornirlo a tutti, infatti è proprietario di 158.200 km di condutture che permettono la fornitura di gas in ogni dove. Condutture che si diramano ovunque e che potrebbero abbracciare la Terra per 4 volte circa. La circonferenza della Terra è infatti di 40.000 km rotti. Non solo detiene il monopolio sul gas mondiale e, penso che possiamo dirlo, ma inoltre controlla anche società bancarie,
multinazionali assicurative, mediatiche, edilizia ed agricoltura. Un mostro che ha il potere, per un insieme di fattori e di colpe che vanno attribuite solo ed esclusivamente ai nostri governanti, di farci vivere un lockdown energetico. Che cosa è successo da febbraio a oggi? Ebbene, la guerra russo-ucraina, alimentata dall'Occidente, trova conferme all'interno di alcuni articoli che sottolineano l'interesse americano nell'esportazione a livello europeo del proprio business del gas. La verità, cari signori, è che sono anni che l'America cerca di rimpiazzare la Russia in Europa per quanto riguarda la fornitura di gas naturale. E per l'appunto, durante le prime fasi della guerra russo-ucraina non tardarono ad arrivare le dichiarazioni della Casa Bianca che si diceva pronta a rimpiazzare le forniture nel caso in cui Putin avesse chiuso i rubinetti. Questo cosa ti fa capire? Questo ti fa capire che dietro ad ogni guerra ci sono dei profitti esagerati e che, mi duole dirlo, gli Stati Uniti avevano tutti gli interessi ad alimentare la guerra fra Russia e Ucraina. Come dissi nei video in cui ne parlavo, Putin c'è cascato, ha ceduto ai giochetti americani e ha permesso che l'America e l'Europa lo facessero passare come il cattivone agli occhi del mondo, e adesso c'è chi di dovere che si sta facendo grasse risate con le mani sulla pancia. Questo in un primo momento, in parole povere negli ultimi video in cui ne parlavo era esattamente qui che eravamo arrivati. Ebbene, con il passare dei mesi, Putin ha guardato verso altri orizzonti e sta limitando le forniture di gas all'Europa. I paesi che avevano un grosso import-export con la Russia hanno sofferto più della Russia stessa le sanzioni americane e gli unici che si sono arricchiti sono state le corporation delle armi e dell'energia. Un quadretto, direi, perfetto, un cerchio che si chiude da solo. Gazprom ha annunciato qualche giorno fa che fornirà ad Eni un volume pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno invece che 32 milioni. Ha letteralmente tagliato di un terzo le forniture all'Italia e la situazione, annunciano i media, è seria. Con la scusa della manutenzione al gasdotto Nord Stream 1, hanno stoppato per una settimana le forniture alla Germania e letteralmente la Russia tiene in scacco l'Europa dal punto di vista energetico. E mi chiedo, era così difficile da prevedere? Cioè, a me non sembra che serva Jimmy laureato in fisica delle particelle per prevedere una situazione simile. A quanto pare, siccome vogliamo fare le chiacchiere da bar qui sul canale, ci sono interessi sotto di cui non conosciamo l'esistenza. Lo stesso cancelliere tedesco ha annunciato qualche giorno fa che attualmente i gasdotti russi funzionano al 40% della loro capacità. E c'è Putin, no? Lì, con la manina sul rubinetto che ti guarda e ti dice «Ah sì? Mi hai tolto il McDonald's?» E io ti faccio dormire con i pinguini. Si ride per non piangere, sia chiaro. Infatti, mentre ti danno il contentino, le multinazionali cercano di tappare i buchi penalizzando i risparmi della povera gente. Sono già state annunciate modifiche unilaterali dei contratti e aumenti fino al 500% dei costi in bolletta. E se qualche giorno fa è uscita la notizia della riduzione di un terzo delle forniture, ieri sono trapelate affermazioni che suonano come delle vere e proprie minacce. Gazprom non garantisce il corretto funzionamento dei gasdotti e mentre i nostri politicanti da circo si preparano all'emergenza, letteralmente, lo so che fa ridere, letteralmente consigliando di abbassare i termostati di 1 grado, ci sono corporation miliardarie e lobby che si arricchiscono sul disagio altrui e politici che facilitano il lavoro delle mafie. E direte, vabbè dai, ma ci sono anche altri paesi che, nel caso in cui l'Europa cancellasse la Russia dall'albo dei fornitori, sarebbero in grado di darci il gas. Sì. Il vero problema sono le infrastrutture. Passeranno minimo 4 anni prima che nuove infrastrutture siano pronte da altri fronti per fornirci il gas. E se la ramificazione varia in questo senso, siamo in grado con le riserve che abbiamo di affrontare 4-5 inverni? La risposta è no. No, perché come eravamo impreparati dal punto di vista sanitario 2 anni fa grazie alla corruzione che dilaga nel nostro paese grazie ai tagli alla sanità di politiche marce, lo siamo anche adesso con politiche inesistenti relative alla modernizzazione del nostro paese dal punto di vista energetico e nonostante questa amara consapevolezza non facciamo niente per cambiare. Lo so che la parolina modernizzazione del nostro paese in Italia non suona bene. Ok, però non stiamo facendo niente per cambiare, solo tanti talk show, solo tante parole e tante promesse non mantenute da gente che pago io,
Cioè, hai capito? Quei buffoni tutti vestiti bene in Parlamento, con l'aria condizionata, li pago io quando ogni giugno inizio a pagare le tasse con la partita IVA. Capito? Ecco, li paghiamo noi, italiani. Chiaro? E siamo totalmente dipendenti da altri paesi per la fornitura di gas. Nonostante le centinaia di miliardi che circolano nel nostro paese, non siamo nemmeno in grado di garantirci il riscaldamento e questo, perdonatemi, ma è inaccettabile. Non entro nel merito, non ti sto dicendo sì è meglio il nucleare, no è meglio trivellare gli oceani o cos'altro, e lo sai perché non entro nel merito? Perché non è mio dovere farlo, hai capito? Non entro nel merito, ti dico soltanto che è inaccettabile da comunissimo cittadino che l'Italia nel 2022 importi il 98% del gas che viene pagato amaramente dai cittadini, e tra poco vedremo anche questo cosa comporta per l'ambiente, perché stanno riaccendendo le carbonerie, capito? Ecco, non è giusto che l'Italia importi il 98% del gas che poi viene pagato amaramente dai cittadini, e i cittadini non è che vanno lì in Parlamento con l'aria condizionata a farneticare e a leggere discorsetti preparati come dei fantocci, capito? No, i cittadini che pagano il gas che importate si vanno a spaccare la schiena. Mia madre a 67 anni lavora 12 ore al giorno con i legamenti della spalla rotti per pagare le tasse a questo stato corrotto, ti è chiaro? Ecco, dove sono i soldi? Che cosa ci fate con i soldi? New York Times, 23 giugno 2022. La Russia blocca i flussi di gas proprio mentre l'Europa corre per far scorta per l'inverno. Ecco cosa dicono di noi all'estero. Complimenti, sul New York Times. Nell'ultimo segnale sembra che Mosca sembri intenzionata a punire l'Europa per le sanzioni e il sostegno militare all'Ucraina. Gazprom, il colosso energetico russo controllato dallo Stato, la scorsa settimana ha tagliato del 60% la quantità di gas che fornisce attraverso il Nord Stream 1, un gasdotto fondamentale che serve a Germania e ad altri paesi. Non è chiaro se il throttling sia un precursore di un taglio completo delle forniture. I prezzi della benzina sono già straordinariamente alti, circa 6 volte quelli di un anno fa. Il ministro delle finanze tedesco, Christian Lindner, ha avvertito che i costi energetici costantemente elevati minacciavano di far precipitare la più grande economia europea in una crisi economica, e il governo ha invitato i consumatori e le aziende a conservare il gas. Cioè, capito, in Europa abbiamo prezzi dei carburanti 6 volte superiori a quelli di un anno fa, e ce lo deve venire a dire il New York Times, e questi ancora che parlano, capito? La mossa della Russia ha aggiunto urgenza agli sforzi in Germania e in Italia per accumulare scorte di gas, in uno sforzo cruciale per moderare i prezzi stratosferici, scrive il Times, ridurre la leva politica di Mosca e scongiurare la possibilità di carenze questo inverno. Le azioni di Gazprom hanno anche costretto molti paesi ad allentare le restrizioni sulle centrali elettriche che bruciano carbone, una delle principali fonti di gas serra. Quindi, per tappare i buchi che la Russia sta causando all'Europa in ambito energetico, come se la situazione ambientale non fosse già abbastanza critica, le multinazionali, molto silentemente, senza che nessuno te lo dice al telegiornale, stanno eliminando le restrizioni che limitano la combustione di carbone per accendere le centrali elettriche, e quindi torneremo come nel 1800 a bruciare carbon fossile per produrre calore, capito? E sai qual è il bello di tutto questo? Il bello è che tu non hai il minimo ruolo in tutto questo. Nelle decisioni a livello europeo che prende il nostro paese, anzi, scusatemi, nelle decisioni che prende l'Europa per il nostro paese, tu non hai il minimo ruolo. Nessun referendum, nessuna votazione, niente. E se la democrazia, secondo il dizionario di Oxford, è una forma di governo in cui il potere viene esercitato dal popolo, posso tranquillamente dire che la democrazia è morta. Adieu.